Amici di Fall for FVG, oggi mi trovo ad Oslavia e sono assieme a Mateja Gravner che assieme a papà Joško e alla famiglia gestisce l'azienda Gravner. Ciao Mateja. Ciao Erika, benvenuta. Grazie e grazie soprattutto di questa opportunità. Abbiamo scelto di iniziare questa magnifica intervista tra i vostri vigneti. Perché? Perché sono il punto di partenza e il punto di arrivo di quello che facciamo, perché senza questi non potremo fare i vini che facciamo e rappresentano un pochino ciò che negli ultimi 30 anni papà ha cercato di fare. Una prima cosa è stata proprio quella di scegliere le varietà. Negli ultimi anni abbiamo eliminato tutto ciò che sono varietà non autoctone, per cui dal 2013 come varietà bianca coltiviamo solo ribolle e non solo, nei nostri vigneti abbiamo inserito una serie di altre piante, oltre a fare i sovesci, per cui molte erbe diverse con le quali andiamo a curare il suolo, a coltivare e ad arricchire il suolo, moltissimi alberi, oltre ad ulivi che potete vedere, ci sono molti alberi da frutto, alcune sono varietà come dire, molto comuni, altre sono magari anche vecchie varietà che stiamo un po' cercando. Vecchi tipi di pesche, di albicocche piuttosto che ciliegie, qualcosa riusciamo a mangiare, qualcosa in realtà se troverete qualcuno tra i vigneti sono io che vado a rubare. Per cui insomma dalle prime ciliegie fino a varietà di pere piuttosto che di mele tardive, castagne, arriviamo veramente a spaziare su tutto l'arco del vegetativo annuale. Poi ci sono altre piante che in realtà non sono da frutto, ma tutto questo per ridurre l'impatto della monocultura. La monocultura non esiste in natura, ovvero quando nella natura si presenta è una situazione estremamente patologica e appunto 25-30 anni fa ci siamo resi conto che per quanto a noi umani possa piacere il vigneto perché ci pare un abbellimento del territorio, in realtà è un grandissimo impoverimento. Quindi in qualche modo volevate salvaguardare quello che è il terreno, il territorio. Sì, ma anche mettere la vita in una condizione più favorevole, ovvero meno stressante. E sempre in quegli anni ci siamo resi conto che avevamo sempre meno uccelli. Non era solo una questione di numeri, ma era soprattutto una questione di specie. Sempre meno uccelli si fermavano qui e abbiamo introdotto, al momento abbiamo in azienda più di 200 nidi artificiali. Avendo così ripulito l'ambiente abbiamo tolto agli uccelli gli spazi per nidificare. Con questi nidi artificiali ci siamo un pochino sdebitati, o stiamo provando un numero che può sembrare sciocco, ma addosso alla casa l'anno scorso avevamo 34 nidi, quest'anno ne abbiamo 50. Non è consigliabile parcheggiare proprio a ridosso della casa, però insomma al di là di queste piccole cose sulle quali noi ridiamo magari. E poi parliamo anche di quei meravigliosi laghetti. Sì, anche noi li chiamiamo laghetti, tecnicamente sono degli stagni, però anche noi la parola stagno è molto più romantica. È vero, e anche perché sono molto belli. Gli stagni in tutti i corpi, in tutti i vigneti un pochino grandi abbiamo introdotto almeno uno stagno perché l'acqua è l'origine della vita. In questo modo nello stagno, nell'acqua nasce la zanzara, nascono gli insetti, nascono i girini, una parte poi arriverà a svilupparsi e diventare rana piuttosto che rospo, gli uccelli vanno a bere, altri animali vanno a bere. Non è un modo per ripagare la natura di quello che ci ha dato, ma è un modo per cercare di essere meno impattanti. Il nostro ovviamente è un ambiente pesantemente antropizzato, ciò nonostante abbiamo cercato di introdurre tutte quelle pratiche che possono ridurre l'impatto che abbiamo sull'ambiente. Noi lavoriamo senza utilizzo della chimica, non siamo pro certificati, ma noi riteniamo che un contadino debba prima di tutto curare la terra e l'ambiente nel quale vive. Se non fa questo viene meno alle basi. Sinceramente troviamo la certificazione un esercizio burocratico molto più che un atto di etico-morale. Perfetto, allora io direi che qui abbiamo finito
Sono curiosa, andiamo in cantina, andiamo a scoprire e a conoscere perché rappresentate, diciamo, un cambiamento radicale nel modo di pensare il vino in Italia e nel mondo. Molto volentieri. Salutiamo gli amici, grazie mille.